Io mi ritrovo a parlare del mio lavoro perché non riesco a fare altro, insomma. Dico sempre che poi bisogna entrare in una logica che non è nel modo operandi, ma nel modo di vivere, quindi nel modo di essere nel mondo, di guardare il mondo e di osservarlo, criticarlo. E questo è un modo. Poi dal punto di vista della realizzazione pratica, dei desideri, dei sogni, delle posizioni critiche, questa è una cosa che affido alle opere, qualche volta riescono a dare delle risposte, ma diciamo più spesso delle domande. Però insomma occuparsi d'arte implica questa posizione, che è una posizione che prende in considerazione proprio il modo di esistere. Insomma. Allora questo è uno dei motivi per cui io sono anche qui, oltre in tanti altri posti dove mi chiamano per fare mostre, opere, eccetera. Qui che è un luogo di dialogo con la città, ma attraverso l'incontro con i giovani, nuove generazioni, eccetera. Questa manifattura tabacchi che io non conoscevo, che per la prima volta ho visto ieri, che è anche un luogo molto bello dal punto di vista della qualità architettonica. Quindi sono stato bene all'incontro anche con questi giovani artisti. Molto interessante, anche perché è irrinunciabile, no? L'incontro con le nuove generazioni. E poi è una cosa che faccio da sempre, no? Quindi è una specie di prolungamento del mio lavoro di docente dentro l'accademia che ho lasciato ormai 4-5 anni fa. Prima era titolare dell'Accademia di Brera, titolare della carta di pittura per 30 anni, 25 anni. E poi allo IUA a Venezia, dove con Angela Vettesi ho questo corso di laboratorio sulle arti visive. Beh, sai, qui tocchi un tasto che è importante per me. Ho lavorato come titolare della carta di pittura per tanti anni all'Accademia di Brera ed è un ruolo di grandissima responsabilità, almeno io l'ho vissuto sempre così. Perché trovi un sacco di giovani che si iscrivono all'Accademia con questo desiderio formidabile, anche vocazionale, no? Di fare gli artisti, di occuparsi d'arte, di fare gli artisti. E quindi è necessario, no? Trovare la forza per tentare di dare risposte, di accompagnarli, e insegnare loro ad aprire gli occhi per capire che cosa voglia dire questo lavoro. È un lavoro di grande responsabilità, una responsabilità storica, di confrontarci con la storia. E quindi questi giovani che entrano all'Accademia devono essere seguiti, assecondati, capiti, aiutati. E per fare questo io penso che un docente in accademia, come io ho cercato di fare, per carità non voglio fare lezioni a nessuno, ma ho cercato di fare questo, cioè di cercare di portare dentro l'accademia tutto ciò che accade nella realtà effettiva del mondo dell'arte. Perché spesso si rischia di chiudersi dentro delle aule e proporre un esercizio accademico, appunto, un po' scolastico. Invece i giovani sono portatori di sensibilità nuove, scenari nuovi, visioni nuove, hanno un nuovo DNA, un DNA completamente diverso dal mio, di molti docenti, ma parlo di me adesso. E quindi mi interessa molto, come dire, dialogare con loro perché loro sono appunto portatori di visioni nuove, eccetera. Quindi abbiamo noi, io come docente, una grande responsabilità. Sento questa grande, e credo che debba essere sentita dall'università, dalle accademie, dall'università, da tutti, proprio perché. Quindi l'impegno che ho, ce la metto tutta, naturalmente con i miei limiti, con i miei errori, eccetera, però la metto tutta per poter far sì che questi giovani artisti, vocati insomma, all'arte, possano veramente portare fuori tutto ciò che hanno dentro. E in questa operazione io imparo molte cose. Cioè io dico sempre loro che so un sacco di cose più di loro perché ho campato di più. Ma loro ne sanno un sacco più di me, sanno un sacco di cose più di me che appartengono proprio alle nuove generazioni. Un modo di concepire il mondo, di muoversi, un mondo sociale, con i social, un mondo attraverso i media completamente diverso, è molto interessante.
che produce nuove visioni, nuove modalità, nuovi scenari e nuove modalità di ideare, progettare e realizzare le opere d'arte contemporanee, ovviamente. Quindi è una bellissima esperienza. Per me questo passaggio è stato importantissimo. Diciamo in qualche maniera l'ho cercato intorno ai primi anni 90. I primi anni 90, intanto c'era questa grande rivoluzione in atto, no? Perché si veniva a conoscenza in quegli anni dell'arrivo di internet, certo solo le grandi aziende avevano internet, no? Poi adesso c'erano tutti ovviamente, ma allora fu veramente una novità che mise a soqquadro un po' la visione delle cose. È molto interessante questo passaggio e ricordo che io ebbi anche la fortuna di essere chiamato dal Comune di Pecci, dalla curatrice Antonella Soldaini, che allora era direttrice del Museo Pecci, chiamato a Peccioli, gioco di parole ma sono due luoghi diversi, a realizzare un'opera pubblica. Io ovviamente accettai, ma con grande entusiasmo, perché significava uscire fuori dal sistema dell'arte che allora, come oggi, rischia, chiudendosi in una isola di autoreferenzialità, di perdere il contatto con la realtà della vita. Cioè, a me questo interessava molto, questo interessa molto ancora oggi, questo contatto con la realtà della vita. E quindi, diciamo, aderire alla realtà della vita significa poi produrre un nuovo progetto che sviluppa delle strategie, appunto, strategie nuove, delle nuove immagini e un nuovo metodo. Da parte gli artisti per secoli hanno fatto questo, hanno lavorato per la città, i nuclei storici delle nostre città sono straordinari perché gli artisti avevano a che fare con i signori, i principi e i papi, quindi con i grandi committenti che in qualche maniera condizionavano gli artisti, li limitavano dentro le loro regole, pensiamo alla Chiesa. No? Io sono Michelangelo, la croce la faccio così, no, dice la Chiesa, dice no, tu la fai così, se no chiama Raffaele. La narrazione evangelica è quella, ti deve tenere a quella. Le regole della liturgia sono quelle, le spazialità proprio dell'architettura delle chiese era quello e ci si doveva adattare. Quindi l'aderire a quella realtà, che spesso è una realtà difficile, gli artisti hanno chiamati a risolvere i problemi, ha prodotto un nuovo progetto. Io in questi anni ho lavorato sempre proprio in questo senso, appunto incominciando da Peccioli, questo piccolo paese vicino a Pisa, e l'approccio metodologico alla realizzazione di quest'opera è stato come una specie di manifesto nel mio lavoro, perché questa stessa metodologia è stata adottata da allora, parlo del 1994, fino ad oggi, e ho sempre adottato per la realizzazione di altre opere, diciamo, nel mondo, perché ne ho fatte tante, lo stesso metodo. E questo mi ha ridato una grande libertà di vivere il lavoro dell'arte non dentro al piccolo, alla fine, piccolo sistema dell'arte, gallerie, ma anche di lavorare dentro un contesto che è quello della vita reale, della vita di tutti i giorni, in città, paesi, i contesti urbani, dove i problemi di relazione con l'arte sono tanti e vanno risolti. Quindi c'era anche una posizione critica mia rispetto ai modi con cui le opere d'arte nello spazio pubblico vengono presentate. E quindi, insomma, il mio rapporto con l'istituzione è stato un rapporto meno tranquillo, molto tranquillo e sereno, ma questo muovermi dentro i contesti dell'arte, diciamo, cosiddetta pubblica, adesso si chiama così, ma allora nel 94 non sono le parole d'arte pubblica, e aprì nuovi modi di modalità di lavoro. E questo è stato per me una grande conquista, insomma, che poi mi ha aiutato anche a muovere il lavoro, a spostare il lavoro, ad evolvere con il mio lavoro.
Di fatto il lavoro dell'arte ha sempre avuto una grande relazione con l'architettura. Ed è, come dire, storicamente dimostrato, addirittura qua siamo a Firenze, sappiamo bene come gli artisti hanno sempre avuto un peso straordinario nella città. Questo dialogo molto serrato è andato un po' a perderci nel passato, adesso si sta rigenerando, no? Si sta tentando di attivare questa relazione tra l'arte e l'architettura. A me sembra una cosa ovvia, no? Una cosa così giusta, così inevitabile, anche perché mi piace immaginare la figura dell'artista come una figura che ha una molteplicità di visioni. Ieri nella conferenza che abbiamo fatto con Sergio Risaliti, no? Si diceva che in fondo sono Leonardo da Vinci, stiamo parlando di una figura pazzesca, lavorava in contesti molto vari, non è che facesse il pittore, lo scultore, l'architetto, faceva tutto, progettava macchine da guerra, costumi, scenografie, architetture piuttosto che quadri straordinari, ricerche biologiche, ricerche di anatomia, studi sui fluidi, insomma. Mi piace molto immaginare non alla figura dell'artista, ma al vivere artisticamente la vita. E questa aderenza a queste istituzioni che si danno da fare per ristrutturare i luoghi, tra l'altro questo è un lavoro importantissimo, mi sembra anche naturale che dialoghi con le figure di artisti che su questo fronte possono intervenire o sottolineare, evidenziare alcune cose. Intanto qui io veramente sono arrivato ieri sera, c'è una realtà che mi ha sorpreso e mi ha fatto molto piacere. Oltretutto ci si sta accorgendo che finalmente Firenze da un decennio a questa parte si sta attivando, si sta rigenerando proprio sul piano dell'arte contemporanea, insomma. Grazie a voi, a figure come appunto il sindaco, Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento. Insomma, un'atmosfera che mi è parsa subito molto gradevole ed è stato confermato poi dare incontro di questi giovani che stanno facendo dei workshop, dei corsi, giovani interessati, partecipativi, molto aggiornati e soprattutto con una qualità di lavoro molto apprezzabile. Poi con un respiro anche internazionale, anche questa è stata una piccola sorpresa che mi ha fatto piacere, no? Ci sono delle ragazze iraniane, una turca, cioè insomma, come d'altra parte la realtà della vita oggi prevede che sia, insomma, no? Perché l'arte ha sempre avuto questa grande capacità di mettere in relazione tanti mondi, anzi noi abbiamo prodotto tantissima arte per secoli, poi c'erano i principi, i signori e i papi, ma anche in realtà dovuto al fatto che l'Italia era in una posizione geografica tale per cui chiunque passasse sull'autostrada di allora, che era il Mar Mediterraneo, sbattesse contro lo stivale, e quindi tantissime culture, stratificazioni di culture, hanno prodotto poi una meraviglia delle città italiane che a poca distanza l'una dall'altra. Quindi questo rapporto con gli studenti è stato interessante. Io sono stato, questi 2 giorni, ma direi grazie a voi anche si è creato un clima molto adatto, insomma, allo scambio di punti di vista, a ragionamenti sulle opere, sul mondo dell'arte e sull'arte in un'accezione proprio ampia, anche chiacchierando così tra un caffè e l'altro. È stato bello, mi piace, sono stato bene qua.